Il 18 maggio del 1939 nacque a Palermo Giovanni Salvatore Augusto Falcone, nel quartiere della Calza, lo stesso di Paolo Borsellino. Il loro cammino fu dunque destinato ad incrociarsi e così procedere per il resto della loro vita. Quando all'età di 13 anni, durante una partita di calcio all'oratorio, Falcone conobbe Borsellino. Quando si ritrovarono sui banchi dell'università, e quando condivisero passione, devozione, coraggio e sacrificio per e nella magistratura. Dopo essersi diplomato a pieni voti al liceo classico Umberto I, Falcone si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo, ove si laureò con 110 lode nel 1961. Lavorò per ben 12 anni al Tribunale di Trapani e successivamente a quello di Palermo, ove conobbe la sua futura moglie, la collega Francesca Morvillo, e ove fu affiancato nella sezione penale dai colleghi Paolo Borsellino e Rocco Chinnici. E fu proprio in questo periodo che Falcone innovò il metodo investigativo, poiché comprese che per stanare con successo le organizzazioni criminali era necessario approfondire patrimoni e movimenti bancari degli indagati, ricostruendo dunque il percorso del denaro che accompagnava i traffici e riuscendo dunque ad avere un quadro complessivo più corretto dei vari rapporti illeciti. E fu così che scoprì i confini di Cosa Nostra. Successivamente all'assassinio del procuratore Gaetano Costa, collaboratore di Falcone, gli venne assegnata la scorta, ma Falcone si spinse oltre, cercando ed ottenendo, ad esempio, collaborazione internazionale per fermare e sgominare le associazioni mafiose tra Italia e Stati Uniti, stringendo così una solida cooperazione con il procuratore di New York Rudolph Giuliani e l'FBI, collaborazione che sfociò nella famosa inchiesta Pizza Connection. La stampa americana, dal canto suo, lodava molto questa sinergia professionale tra Falcone e le alte cariche di giustizia americane e stimava moltissimo la figura dello stesso magistrato palermitano. I successi nelle indagini di Falcone portarono dunque ad acclamare e divulgare il cosiddetto metodo di indagine Falcone. Successivamente all'assassinio del caro amico Rocco Chinnici, nel 1983 nacque il pool antimafia, ossia una squadra di 4 magistrati istruttori che avrebbero dovuto gestire e coordinare tutte le indagini sui reati di mafia. Questi 4 magistrati furono Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta, con a capo il successore di Rocco Chinnici, ossia Antonino Caponnetto. Una svolta epocale alle indagini si ebbe con l'arresto di Tommaso Buscetta, uno dei primi pentiti di mafia, che decise di collaborare con la giustizia italiana. Durante il primo interrogatorio, Buscetta avvertì Falcone con queste parole: «L'avverto, signor giudice, dopo questo interrogatorio lei diventerà forse una celebrità, ma la sua vita sarà segnata. Cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente. Non dimentichi che il conto con Cosa Nostra non si chiuderà mai. È sempre del parere di interrogarmi?» Falcone lo invitò a continuare. Dopo gli omicidi del commissario Giuseppe Montana e del vicequestore Ninni Cassarà, collaboratori stretti di Falcone e Borsellino, per motivi di sicurezza, i 2 magistrati con le rispettive famiglie furono trasferiti presso la foresteria del carcere dell'Asinara. Il 10 febbraio del 1986 iniziò quello che passò alla storia come il maxi processo di Palermo contro l'intera Cosa Nostra, in un'aula bunker a ridosso del carcere del Lucciardone.
Quest'aula contenne oltre 476 imputati e centinaia di avvocati, imputati accusati di omicidi, traffico di droga, estorsioni e illeciti affaristici. La sentenza inflisse oltre 360 condanne, un complessivo di oltre 2.665 anni di carcere ed oltre 11 miliardi e mezzo di lire di pene pecuniarie da pagare. Il maxi processo di Palermo sancì e decretò pieno successo a tutto il lavoro svolto dal pool antimafia. Poco dopo Paolo Borsellino venne nominato procuratore della Repubblica di Marsala e lasciò dunque il pool. Inoltre Caponnetto fu costretto a lasciare il suo ruolo di guida del pool per ragioni di salute ed età. Scelto come sostituto di Caponnetto e quindi posto alla guida delle indagini antimafia il magistrato Antonino Meli, in aperto e costante contrasto con Falcone, smantellò il metodo di indagine Falcone, portò al dimettersi di tutti i componenti del pool ormai destinati ad altri incarichi e sancì lo scioglimento del vincente gruppo antimafia. Borsellino più volte ribadì che questi eventi avrebbero condannato a morte Falcone, rendendolo facile bersaglio della mafia, ormai privo di sostegno. Nonostante tutto, Falcone continuò il suo straordinario lavoro, realizzando importanti operazioni antidroga. Ma nel 1989 Falcone fu obiettivo di un primo attentato, allora fallito, presso una villa al mare affittata per le vacanze, il cosiddetto attentato della Daura. Poco tempo dopo il fallito attentato, il CSM nominò Falcone procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo. In questo periodo Falcone si occupò di fare luce sulle infiltrazioni mafiose in Lombardia, collaborando con il sostituto procuratore di Milano, Ilda Boccassini, collaborazione che fu definita Operazione Duomo Connection. E sempre nello stesso periodo Falcone gestì le indagini finalizzate alla ricerca di alcuni esponenti di spicco di Cosa Nostra, tra cui l'allora latitante e boss corleonese Salvatore Riina. E dunque nuovamente Falcone fu investito, come ai tempi di Meli, da critiche circa i suoi metodi di indagine, tacciato di comportamenti omissivi nei confronti di alcuni collaboratori di giustizia e dunque di disonesta commistione tra politica e giustizia. Veleni e sospetti che isolarono Falcone e provocarono la rottura del fronte antimafia. Deciso comunque a portare avanti a tutti i costi la propria lotta contro la criminalità e la mafia, vedendosi dunque bloccare una strada, decise di percorrerne un'altra, quella politico-istituzionale, e dunque decise di accettare la proposta di dirigere la sezione affari penali del Ministero di Giustizia, proposta ricevuta da Claudio Martelli, vicepresidente del Consiglio del governo di Giulio Andreotti, nonché ministro di Grazia e Giustizia ad interim. Ma il suo incarico, impegno politico, come è facilmente deducibile, implementò il codazzo di assurde accuse che caratterizzò i suoi ultimi anni di vita. Falcone, infatti, si percepiva sempre più solo, sempre più isolato, con forte ostilità nei suoi confronti, al punto che ai funerali in Calabria del magistrato Antonino Scopelliti, egli confidò al fratello del collega: «Se hanno deciso così, non si fermeranno più. Ora il prossimo sarò io». Come direttore degli affari penali al Ministero della Giustizia, Falcone propose l'istituzione della Procura Nazionale Antimafia, la cosiddetta Superprocura, che nonostante le ovvie numerosissime critiche divenne legge nel 1991
Nacquero dunque la DNA, Direzione Nazionale Antimafia, e la DIA, Direzione Investigativa Antimafia. 11 giorni prima dell'attentato a Capaci, durante un convegno a Roma organizzato dalla DN Kronos, giunse tra le mani di Falcone un biglietto di minacce e avvertimento. Il 23 maggio del 1992, ricordato come il giorno della strage di Capaci, 5 giorni dopo il suo 53° compleanno, Falcone, come era solito fare nei fine settimana, si recò da Roma alla sua amata Sicilia. All'aeroporto di Punta Raisi lo attendevano gli uomini della scorta, con 3 auto blindate, 3 Fiat Croma, una bianca, una marrone e una azzurra. Sceso dall'aereo, Falcone salì nella Fiat Croma bianca con la moglie Francesca Morvillo e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. Nella Croma marrone erano presenti 3 agenti della scorta: Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo. Nella Croma azzurra presero posto altri 3 agenti: Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corpo. Le 3 auto proseguirono l'una in fila all'altra, con in testa la Croma marrone, poi l'auto guidata da Falcone, la Croma bianca, ed in coda la Croma azzurra. Imboccando l'autostrada A29 in direzione Palermo, arrivati allo svincolo di Capaci, alle ore 17:58, oltre 500 chilogrammi di tritolo, sistemati in un cunicolo di drenaggio sotto l'autostrada, furono fatti esplodere da un comando a distanza. La prima auto, la Croma marrone, fu investita in pieno dall'esplosione e sbalzata dal manto stradale a oltre 10 metri di distanza. I 3 agenti, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo, morirono sul colpo. La seconda auto, la Croma bianca di Falcone, fu fatalmente investita e sommersa da un'ondata di cemento e detriti pericolosamente proiettati in aria dallo scoppio. Falcone e la moglie, non indossando le cinture di sicurezza, furono sbalzati furiosamente contro il parabrezza. La terza auto, la Croma azzurra, non subì invece uno scenario così impattante, dunque i 3 agenti, seppur feriti, sopravvissero all'attentato. Miracolosamente illesi furono anche gli altri automobilisti che transitavano a quell'ora lungo quel tratto di autostrada. La detonazione provocò una voragine immensa. I primi ad accorrere sul posto per cercare di portare aiuto ai superstiti e feriti furono proprio gli altri automobilisti e gli abitanti delle abitazioni vicine all'autostrada. Successivamente arrivarono i soccorsi, i vigili del fuoco estrassero dalle lamiere i cadaveri irriconoscibili di Schifani, Di Cillo e Montinaro. Falcone e la moglie furono portati in ospedale immediatamente, gravemente feriti, ma morirono poco dopo a causa delle profondissime lesioni interne e del trauma cranico. Francesca Morvillo morì alle 22 circa durante un'operazione chirurgica. Falcone morì invece alle 19:05 dopo diversi tentativi di rianimazione, senza mai riprendere conoscenza, e tra le braccia dell'amico Paolo Borsellino. La salma di Falcone riposa oggi nella chiesa di San Domenico a Palermo. Ilda Boccassini, rivolgendosi ai suoi colleghi nell'aula magna del Tribunale di Milano, sostenne a gran voce: «Voi avete fatto morire Giovanni con la vostra indifferenza e le vostre critiche. Voi diffidavate di lui e adesso qualcuno ha pure il coraggio di andare ai suoi funerali». Trasferitasi a Caltanissetta per indagare sulla strage di Capaci, la Boccassini rincarò la dose contro i colleghi magistrati, difendendo e spiegando a chiare lettere
le motivazioni giuste, appassionate dell'operato di Falcone. 2 mesi fa ero a Palermo, in un'assemblea dell'ANM. Non potrò mai dimenticare quel giorno. Le parole più gentili, specie da magistratura democratica, erano queste: Falcone si è venduto al potere politico. Mario Almerighi lo ha definito un nemico politico. Ora io dico che una cosa è criticare la superprocura, un'altra, come hanno fatto il Consiglio Superiore della Magistratura, gli intellettuali, il cosiddetto fronte antimafia, è dire che Giovanni non fosse più libero dal potere politico. A Giovanni è stato impedito, nella sua città, di fare i processi di mafia. E allora lui ha scelto l'unica strada possibile, il Ministero della Giustizia, per fare in modo che si realizzasse quel suo progetto, una struttura unitaria contro la mafia. Ed è stata una rivoluzione. La Boccassini criticò inoltre anche l'atteggiamento dei magistrati milanesi impegnati in Mani Pulite. Tu, Gherardo Colombo, che diffidavi di Giovanni, perché sei andato al suo funerale? Giovanni è morto con l'amarezza di sapere che i suoi colleghi lo consideravano un traditore. E l'ultima ingiustizia l'ha subita proprio da quelli di Milano, che gli hanno mandato una richiesta di rogatoria per la Svizzera senza gli allegati. Mi ha telefonato e mi ha detto non si fidano neppure del direttore degli affari penali. Ed infine, Ilda Boccassini criticò gli onori postumi offerti a Falcone. Né il paese, né la magistratura, né il potere, quale ne sia il segno politico, hanno saputo accettare le idee di Falcone in vita e più che comprenderle in morte se ne appropriano a piene mani, deformandole secondo la convenienza del momento. Non c'è stato uomo la cui fiducia e amicizia è stata tradita con più determinazione e malignità. Eppure le cattedrali e i convegni anno dopo anno sono sempre affollati di amici che magari con Falcone vivo sono stati i burattinai o i burattini di qualche indegna campagna di calunnie e insinuazioni che lo ha colpito. E Paolo Borsellino, che vide il proprio amico morire tra le sue braccia, visse i suoi ultimi 57 giorni, volendo far luce a tutti i costi sulla morte del coraggioso magistrato palermitano, e infatti ne scoprì le cause e i responsabili. Ma ne ricorderà più volte il sacrificio, i successi, le delusioni e le rivincite. Borsellino infatti ribadì più volte che critiche e accuse a Falcone mirassero semplicemente, tragicamente, a smantellare il pool antimafia e mortificare l'amico. Nel suo ultimo discorso, nel giugno del 1992, alla Biblioteca Comunale di Palermo, Borsellino parlò apertamente di Giuda, amici che tradiscono, che avevano ingannato Falcone, che avevano aperto le danze macabre della stagione dei veleni. Eppure annunciando: sappiate che questo è anche il nostro destino, Borsellino proseguì nel suo percorso di lealtà prima di ogni cosa alla giustizia. Sapeva che lui sarebbe stato il prossimo obiettivo di Cosa Nostra. Le autorità avevano ricevuto informative sull'arrivo di Tritolo destinato al giudice. Alcuni pentiti parlavano di trame oscure alle sue spalle, ma Borsellino, proprio come il caro amico Falcone, vivrà in eterno, immortali, nella loro immensa giustizia e nel loro indomito coraggio, assieme ai colleghi ed amici Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto. Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sono e saranno per sempre le personalità più importanti, rappresentative, note, stimate nella lotta alla mafia, sia in Italia che a livello internazionale. È dunque un dovere, da parte di ciascuno di noi, rivolgersi a loro con un grazie. Pare che abbia detto: il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.